Sono le 8 di mattina, a Milano ci sono già 30 gradi, fa caldissimo. Sto andando da Giovanni, mio fruttivendolo di fiducia, perché voglio realizzare un piatto che non implichi stare ai fornelli con questo caldo, quindi vado a realizzare il gelato con la frutta fresca, senza gelatiera. Perché mai uno dovrebbe mettersi a fare il gelato invece che comprarlo? Proprio per il fatto che possiamo decidere cosa inserire all'interno, quindi in questo caso io ad esempio zucchero non ne metto, ma potreste usare qualsiasi tipo di dolcificante che più vi aggrada e vi fa meno male, quindi conservanti zero, zuccheri zero, insomma lo potete mangiare veramente come un pasto sostitutivo. Questa è la frutta che io prediligo per fare questa ricetta, in primis su tutti il melone, quello piacentino, questa è una versione Diamond. Abbiamo il mango che viene buonissimo il gelato col mango, le banane, spettacolare anche con l'anguria. Poi lo faremo con i frutti di bosco, quindi more, lamponi, mirtilli, abbiamo le fragole e poi infine lo facciamo anche con la pesca. Ovviamente per quegli alimenti come la pesca la buccia la dovremo andare a tirare via e altrimenti si potrebbe anche lasciare, però andiamo poi a dargli un colore troppo acceso. Come vi ho detto più di una volta, la frutta la scegliete voi a vostro piacimento. L'unica nota che vi posso dare, consiglio, è di scegliere la frutta che sia sufficientemente matura, perché questo dà un grado di zuccherino, diciamo, al tutto abbastanza elevato e ci evita di utilizzare dolcificanti aggiuntivi che possono essere la stevia, lo zucchero, il miele e via dicendo. Invece così non ne abbiamo bisogno, ne possiamo mangiare quante ne vogliamo. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto e abbonarvi anche se vi fosse venuta la voglia di fare. Andiamo dunque subito ai procedimenti, ma prima sigla! Prima di procedere al congelamento della frutta, che è il vero segreto di questa ricetta, dobbiamo andare a pulirla. Il melone andiamo a tirargli via la buccia e i semi interni. Per ogni porzione, diciamo per 2 persone o una persona che mangia molto gelato, occorrono circa 250 grammi di frutta fresca congelata. Andiamo a fare dei tocchettini, così, anche più piccoli se volete. Più li fate piccoli, più sarà facile andare a triturarli con un buon trituratore. Facciamo la stessa operazione anche con le banane. Anche qui le banane, se avete anche quelle che sono un po' con la buccia nera, meglio ancora perché sono ancora più mature. Anche qui facciamo tocchettoni. Alle fragole andiamo semplicemente a tirare via il picciolino verde e anzi guarda, facciamo così che almeno le tagliamo a metà. Andiamo a sbucciare il mango. Il gelato al mango è qualcosa di... io l'adoro veramente. Man mano che la tagliamo a dadini, eliminiamo anche i semi. Quanto tempo deve stare nel congelatore? Allora, ci sono varie teorie. Chi dice che va 4 ore, chi 5 ore, chi 24 ore. Insomma, io ritengo che il tempo corretto per tenere in congelamento la frutta sia non meno di 12 ore. Lo strumento che ci occorre per realizzare il gelato è veramente base e semplice. Abbiamo bisogno di un robot con una potenza che va dai 600 watt a salire, meglio anche dai 1000 watt. Abbiamo bisogno poi di utilizzare la lama, questa qua, e basta. Andremo poi ad aggiungere man mano alla frutta qualche goccia, qualche cucchiaio di parte liquida. Si può utilizzare indistintamente sia il limone o anche, come faccio io in questo caso perché ce l'ho in casa, del latte di mandorla. Un po' di acqua tiepida e il cucchiaione per recuperare le palle di gelato. Il primo gusto che andiamo a fare è quello dei frutti misti di bosco, quindi abbiamo qua, guardate che belle le more, mettiamo dentro, vedete come dopo 12 ore sono perfettamente congelate. Mirtilli e lamponi. Un paio di cucchiai di latte di mandorla
e partiamo col trituratore. Iniziamo prima con la funzione pulse e poi andiamo con la fase più accentuata. Guardate che bella consistenza che abbiamo. Spettacolo! Altro gusto che vi vado a proporre, per me spettacolare, è fragola e banana. Andiamo a inserire le fragole dentro. Sono 400 grammi di fragole e vado ad aggiungere anche 100 grammi di banana. Sempre un pochino di liquido all'interno, in questo caso latte di mandorle o, come vi dicevo prima, anche il limone. Guardate che spettacolo! Gelato meraviglioso. Andiamo con l'anguria, facciamo il gusto all'anguria e banana, ne aggiungo qualcuno per darle più consistenza e compattezza. Guardate com'è cremoso anche il gelato con l'anguria, guardate che bello. Altro gusto che adoro è quello con il mango. Faccio mango e pesca. Buonissimo, buonissimo mango e pesca. Qui mettiamo tutta la roba ghiacciata dentro e lo facciamo frullare così senza niente. Mettiamo giusto un paio di gocce di limone. Guardate che bello che è il mango. Bello, cremoso e già mantecato. Questo si può mangiare direttamente così, guarda. Un altro gusto classico intramontabile è il melone. Andiamo adesso con il melone dentro, cubettini. Proviamo adesso a fare l'ultimo gusto, che è quello con la pesca. Alla pesca io gli vado ad aggiungere anche un po' di banana. E questo è il risultato della pesca con la banana. La banana, come vedete, dà consistenza e cremosità alla pesca. Andiamo a recuperarli, vediamo un po' come sono venuti, dai. Pallotta qua, con la fragola. La caratteristica è che comunque rimangono, anche se li teniamo nel freezer, rimangono sempre cremosi. Frutti di bosco. Qua è spettacolare i frutti di bosco. Guardate che cremosità. Veramente bellissimo. E anche il mango, ma che bello anche il mango. Sarà buono? Andiamo subito alla prova dell'assaggio. Innanzitutto andiamo a vedere che spettacolari sono. Intanto è la consistenza e la cremosità. Io qua ho quello del mango, vi faccio vedere la cremosità del mango. Mi metto qui a favore, guardate che roba. Che gelato non è questo qua. Andiamo a vedere com'è il gelato, se è fresco, almeno quello, vediamo se almeno quello è venuto bene. Il mango secondo me è il gusto più buono, rimane cremoso, guardate che roba, super cremoso e poi è già zuccherato di suo. Faccio vedere anche il frutto di bosco, anche questo, la sua cremosità, guardate anche tutti i puntini, e anche esteticamente molto accattivante. E giustamente bisogna assaggiare. Allora, io vi dico, avete visto che io non ho aggiunto zuccheri, né miele, né zucchero normale, né zucchero a velo, nulla. Perché ho fatto questo?
perché io lo uso in questo periodo che fa molto caldo, li uso come un pasto sostitutivo, quindi io vado a mangiare la frutta, un gelato di frutta e ho fatto, diciamo, il mio pasto. Se andassi a metterci dentro sempre zuccheri e cose varie, ovviamente non potrei far fuori questi 1,5 kg, 1,5 kg di gelato che ho fatto fuori, perché sarebbe poi controproducente, anzi mangiando più zuccheri si suda anche di più. Quindi mi sono tenuto basso e ho mantenuto diciamo il zuccherino della frutta, e quindi per questo scelgo la frutta matura. Però nulla vi vieta di andare ad aggiungere dentro dello zucchero. Su 400 grammi di frutta aggiungetene al massimo 50 grammi di zucchero, o altrimenti potete fare anche con lo zucchero a velo, potete inserire dentro il miele, la stevia, quello che più vi aggrada e che vi fa stare meglio, ovviamente. Il gelato lo potete conservare tranquillamente nel freezer per settimane e settimane. Ovviamente questo non accadrà perché ve lo mangerete subito, ma se doveste tenerlo per un periodo piuttosto lungo dentro il freezer, abbiate almeno l'accortezza di tenerlo fuori dal freezer per almeno un 20-25 minuti, in modo da renderlo di nuovo cremoso e non mangiarvi un pezzo di ghiaccio. Come avete visto, questa ricetta è semplicissima e adatta per questo periodo. Io ve lo dico qui con il gelato alla pesca, anche questo è strepitoso, e vi invito a fare e riprovare i vostri gusti. Se come sempre la ricetta vi è piaciuta, vi ha dato dello spunti per fare qualcosa di diverso, iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un commento, fate quello che volete, che per me è sempre ben accetto. Come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti dalla Crapa Pelata e buona estate a tutti. Ciao belle gioie, ciao! Mamma mia, chi c'ha il coraggio di rimettere tutti questi 6 vasetti dentro il freezer? Io me li mangio tutti.